Bene, abbiamo iniziato questa sessione per uva, benvenuti a settembre. Vabbè. Hai bisogno che ti conti? Mm, sì, fai 5, va. Vabbè, da 5 a 1 e ti Mhm. connetti a uva, che ci ha appena raccontato i suoi punti. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. La vedo. Arriva su un cavallo tipo Pegaso, cavallo alato. Mhm. Ti Mm, dà il permesso? sì, ci dà il permesso, però è come se mettesse davanti il cavallo, Perché? perché è possente e quindi si sente protetta. Ok, allora non accettiamo il suo permesso fino a che non ce lo dà da sola, senza cavalli, senza paraventi, senza... Ok, mentre lo dicevi è scesa da cavallo, l'ha mandato via ed è arrivata da sola. Come ce lo dà il permesso? Proprio dicendo vi do il permesso. Ok, ma è sicura? Sì, 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 proprio, sì, sì. Ok, se no abbiamo finito qui, eh? Se No, non è no, sicura. no, no, è sicuro. Ok, andiamo a una sua seduta di pranoterapia, subito. È un miscuglio di entità che vedo girare mentre gli fanno pranoterapia. Vedo tipo questo vortice di energia dove che praticamente è come se usassero dei tubi di energia per interferirla. In questa qua che vedo sono tipo 4 interferenze diverse. Ma poi restano queste interferenze o prendono No, solo? non sempre prendono, no, no, principalmente prendono. Quindi uva non Sarebbero annulla. troppo. No, no, non è che non ha nulla, ma se tutte le volte che lei fa pranoterapia tutti questi restassero, a quest'ora forse non sarebbe neanche viva, nel senso che è Mm. tanta roba, quindi ciucciano e poi vanno la maggior parte Ma delle volte. che tipo di entità? Allora, sono diverse, c'è un falconiforme, una mantide eh, e due rettili. E sono sempre loro. No, no, non sempre. S- prim- diciamo principalmente Principalmente sono queste questi, sì, categorie. sì, Mm. sì. Va bene. Come la vedi uva in generale? Allora, la vedo molto allerta. La Mm, vedo che è lì, come se si guardasse spesso le spalle, però, cioè ascolta me, mi mm. segue, ma spesso guarda dietro, guarda di fianco, ai lati, come se temesse che arrivasse qualcuno. Facciamolo arrivare questo qualcuno che lei teme che arrivi. Apriamo le tende del sipario che entri il timore di uva. Un falconiforme. Mhm. Che interferisce con lei. Sì, interferisce con lei ed è quello che gli ha portato tutti i problemi fisici di quest'anno. Ok, andiamo alla fine della sua prima sessione. C'è questo falconiforme. Appena dopo, però. No, non c'era, ma tipo, mh, probabilmente io vedo che lei ha fatto tipo un lavoro, di pranoterapia appena dopo, una settimana, 10 giorni dopo, e questa interferenza è entrata.
mentre le Ok. altre ciucciano, di solito lui invece è rimasto. Beh, perché era pulita, quindi la strada era Sì, libera. esatto, sì, È sì, sì, proprio una bella fatto casa fumo. nuova, metto subito i Mm, miei armadi esatto, sì, a letto. ne ha Cioè, Uva approfittato. dice fa sì con la testa, quindi Mm. evidentemente ha fatto Ah, sì, ok. un trattamento di... Ok, causa esoterica della flebite alla gamba destra. È lui, ha questo falconiforme. No, cioè, Orzaiolo, gli mette gli impianti, sono diversi impianti che aggiunge tutte le volte. cioè ne mette di più, Sì, in più. sì, Adesso li vediamo. Orzaiolo, sì, sì, anche quello è un impianto. bronchite, Sì, anche. allergia in generale a medicinali, problemi di respirazione. Allora, quello lì è una cosa strana perché è come se fosse un accumulo di tutti questi impianti che lui ha messo nell'ultimo tempo, talmente tanto vicini che hanno dato tanto questi effetti che è come se il corpo reagisse, una sorta di reazione fisica alla causa esoterica generalizzata. Non so se... Non ho ben capito. Allora, io vedo che in quest'ultimo anno questo falconiforme continua a mettere degli impianti, Mhm. ok? È arrivato a un certo punto il corpo di Uva ha superato la soglia di tolleranza. Mhm. Ok, quindi tutte le volte che il falconiforme prova a mettere un impianto nuovo o lo mette, il corpo proprio reagisce a livello in maniera con una reazione Allergico. allergica. L'omeopatia di cui fa uso Uva l'aiuta? Sì, diciamo che riequilibra un po' le vibrazioni e quindi l'aiuta nel senso che non sente i sintomi, però aiuta un po' il falconiforme a riuscire a piazzare gli impianti. Ok, riduce un po' il problema e il falconiforme, Esatto, l'infiammazione cronica. sì. Ok, quindi dopo la prima sessione perché? Perché si affida a un trattamento di Sì. pranoterapia. Mm. Causa esoterica degli attacchi familiari della sorella e del marito, se c'è. No, in realtà io non vedo tanto. Disparità di Co- consapevolezza. sì, Mm. Però cioè, gli attacchi si esatto. possono evitare. Diciamo che se uno dopo una sessione inizia a fare proseliti, dovete farlo anche voi, eccetera, si espone e quindi in qualche Certo. modo, io non so se Uva l'abbia fatto o meno, ma in ogni caso questi attacchi, è possibile non volerli? Allora, è possibile essere neutri, quindi Non dando por- informazioni circa le proprie sessioni fatte, le proprie meditazioni. s- sì, magari anche, cioè, poi uno è libero anche di dare le informazioni, però se la tua vibrazione è neutra rispetto alla reazione dell'esterno, non, non subisci l'attacco. Mhm. Ok, ma allora non è una sessione ricca di punti, di fatto sono tutti relativi al capire questo malessere fisico e al Mhm. dialogo tra PS e PE. Bene, parliamo di questo dialogo. Uva dice che riesce a comunicare con la PS e con la PE, non sempre, ma in ogni caso è abbastanza soddisfatta di questa forma di comunicazione. Sì, comunica bene quando vedo che lei è centrata, quindi quando sta bene, quando è serena, quando è tranquilla, perché in quel momento lì comunica con se stessa. Vedo la sua difficoltà quando cerca di comunicare con delle parti che, come se si realizza, come se si eh, confrontasse con una cosa esterna alcune volte e lì si sente isolata dalla PS e dalla PE perché è come se volesse comunicare con delle cose esterne, in realtà fanno parte di lei. Mhm.
E quindi E cosa le dicono? è come se quando lei cerca di comunicare con loro, come se fossero all'esterno, è come se le bussassero sul vetro di una portiera a dire, siamo qui, dove parli? Cioè, vedo proprio questa immagine. Ok. Come si fa a parlare con la propria parte subliminale? Eh, Chiediamolo alla parte subliminale di Uva. ok. Chiamala, chiediglielo. Mhm. Devi rivolgere, dice, devi rivolgere lo sguardo verso di te, all'interno, come se invece che guardare l'esterno, come se girassi gli occhi e guardassi noi, guardassi me. Mhm. Come? Dice proprio gira gli occhi, quindi può essere mettiti al buio, così non vieni distratta dalla luce, dice, E guarda con gli verso occhi l'alto. chiusi, sì, chiusi, gli occhi chiusi. Questa è una tecnica orientale di meditazione. Mm, io la vedo proprio come se dovesse proprio rigirare gli occhi all'interno, ci dice la PS. Mm. E l'unico modo che può essere fatto, diciamo, concretamente è mettersi al buio in maniera tale che uno non è distratto e sembra proprio che giri gli occhi. Ci sono stati dei momenti in cui ha parlato con la propria Sì, PSP. sì, sì, sì. Quando e cosa hanno detto? Si sono detti. Eh, allora, molte volte lei, parlando con loro, loro l'hanno rassicurata dicendo sei sulla strada giusta. A volte gli davano proprio dei consigli concreti, quindi magari lei faceva delle domande precise, non lo so, faccio fare questa cosa a mio figlio, mi viene come esempio, e loro dicevano sì, sì, è proprio la via giusta, proprio delle cose precise. E A lei le ha vo- sentite, e lei l'ha queste sentite, indicazioni? sì, Come? come risposte Come le ha proprio sentite? come risposte verbali proprio nella Ah. mente. O in qualche modo come questa è la strada giusta, Sì, questo sì, è sì, esatto. il mio istinto. Sì, cioè come Allora, se fosse ovvio andare di lì, ecco. perché sul lavoro, posso dire il lavoro UVA? Ah, sì? Lei che è educatrice, sperimentale, no? Non canonica, lei non sale, diciamo, anche in termini di riconoscimenti. A volte la trattano con il suo livello, a volte non la consultano quando dovrebbero e chiedono cose ad altri. Possono esserci delle case esoteriche, come no, eh? Sì, sì, I ci posti di lavoro sono. sono grandemente incasinati, quindi può essere solo un discorso di disorganizzazione. No, vedo proprio una causa esoterica ed è un'entità mentale di secondo livello che fa Mhm. sì che a volte lei non si senta adeguata. È proprio è come se scattasse di colpo l'impulso dell'entità mentale nel cervello e dice adesso non sei adeguata, chiediamo all'altro. Mister Inadeguatezza, come si chiama? Sì. Eh, Chooser. Ah, Chooser. colui che sceglie. Sì. Ok, quindi viene fuori il tuo lato anglofono, Sì. che magari media, no? Con il nome. Cioè, Mhm. l'entità capisce, sa che tu hai questo mentale, Sì. perché i nomi sono totalmente fittizi. Sì, no, certo, Le infatti. entità hanno un cilindro dal quale estraggono Sì, sì. il nome di turno, soprattutto gli esseri di luce. A proposito, ci sono degli esseri di Mm, luce in uva? sì, tre Bene. che collaborano con Chooser. Tutti e tre? Sì. Dove? Girano intorno più o meno a livello delle orecchie, girano intorno tutti e tre. Tipo gli uccellini nei Sì, cartoni animati quando si prende una botta in sì, testa. sì, esatto. Mi sono sempre chiesto questa cosa, se avesse una correlazione con qualcosa, e oggi mi viene in mente Ecco.
L'essere di luce. Ok, sono entrati quando rispetto alla prima sessione? Ehm, 6 mesi fa, In occasione di? in occasione di un qualcosa che è cambiato al lavoro, o un momento più faticoso, vedo un momento più faticoso di Uva, dove Chooser è entrato e insieme a lui i 3 DL. Ok. Chi è il più importante degli EDL? E cosa fa? È quello che coordina da che parte girare, tra virgolette. Mhm. Eh, i 3 DL praticamente danno eh, questo messaggio di confusione a Uva Mm. quando Chooser vuole mandargli il messaggio che non è adeguato e quindi sceglie l'altra. Ok, prendiamo alcuni messaggi, come i fogliettini che si trovano nei cioccolatini. Mhm, Leggiamone alcuni, perché questi DL girano intorno alle orecchie, parlano con dei messaggi. mhm. Eh, Me ne è arrivato uno che forse è uno degli ultimi, dove gli è arrivato il messaggio: tu hai fatto questa cosa in maniera troppo confusionaria e troppo mm, ampia, non so come dire, troppo A larghe vedute, allargata, troppo allargata, e quindi la facciamo fare all'altra. alla La collega. successiva lo facciamo fare alla collega. Ok, oppure? Anche più Oppure semplici, slegati dal lavoro, ci sono, tipo non vale niente, ma sì, ti sei sì, ah vista? sì, sì, certo, quello spesso. Non sei adeguata, principalmente spesso è non sei adeguata, non sei adeguata al ruolo, non sei adeguata alla situazione, non sei adeguata. Va bene, chiamiamolo chooser. Mhm. Come lo vedi? Proprio esteticamente. Sì, esteticamente ha sempre la forma di uomo, però ha solo il bordo. Vedo il bordo, cioè come solo se fosse disegnato il bordo, Contorno. il Mhm. contorno, sì, e sempre i microfulmini, ma tutti esterni. Lungo un contorno? Sì, Ma a disegnare il contorno o a verso disegnare il l'esterno? contorno. Ah, e sono molto mobili, poco mobili, come lo vedi? Sono molto corti. Si vede proprio la scossettina, però molto corta, Ma si come se muovono, facesse. sì. Sì, 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 si muovono. Cioè, se ne guardi uno, resta lì un mezzo secondo e poi c'è un altro. Sì, 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 Esatto. esatto. Occhi, bocca, naso, No, viso, niente. bidimensionale, tridimensionale. Bidimensionale c'è solo la. Ok. Di a chooser di girarsi, darti le spalle, come lo vedi? Uguale. So che, però lo so che si è girato. Eh, Che è il dietro quello. sì, è come Ok. se, ecco, come se dentro fosse concavo un Mhm. pochino, quindi se si gira è convesso. Ok. Ma il Però centro, non è quello, quello che c'è non ha colore. quello che c'è dentro il contorno è trasparente. Sì, Ok. Vuoi dirci qualcosa, chooser? lui dice, vabbè, sì, io posso star qua tutto il tempo che vuoi, tanto il mio lavoro vado avanti a farlo. Hai visto la sessione entità mentali, Uva? Sì, ok, benissimo. Come ritengono la notizia che li abbiamo scoperti? Come la considerano? Che succede lì nella mente collettiva dall'altro Ah, giorno? dice che siamo ancora agli albori, Oh, perché? Ci spieghi? perché ci sono tante cose da sapere su di loro, Bene, che ce le che noi non dica, sappiamo. che ce le dica. Dice che c'è tutto un mondo dietro che è come se fosse un'enorme città e noi Mhm, siamo alla periferia, quasi mhm. ancora fuori dalle mura.
Dov'è il centro? A livello 1? No, il centro è il livello 1 è qui fuori, poi c'è il livello 2 e man mano che si entra si arriva al livello 10, che è il centro, dove ci sono quei pochi che si trovano proprio al centro. Si trovano le malattie mentali, quelle Sì, gravi. esatto. Quali ce le elenchi? Livello 10. Allora, sto andando a livello 10 con lui. Allora, schizofrenia principalmente, beh, quelli che vivono tutto un altro mondo, tipo Alzheimer conclamato, quelli proprio già dopo un po' di anni. Principalmente quelli, non so dirti proprio i termini specifici, però proprio le persone che vivono in un altro mondo, cioè che a Quelli che livello pensano di essere Napoleone? anche, sì, sì, assolutamente, quelle persone così. Vabbè, Ok. appunto, beh, gli schizofrenici gravi con la I multipersonalità. bipolari dove sono? Bipolari sono 8, non sono ancora così. La vigoressia dov'è? Tra 8 e 9 a seconda della gravità, però inizia dall'8. Anoressia. 7, Tendenza a essere bugiardi patologici. 6, Mitomania. 8, Mm. Atteggiamento passivo-aggressivo. 7. Ok, eccetera, eccetera. Mhm. Quando è nata nella mente collettiva, in termini di tempo, anni, perché se il tempo non esiste, ma siamo obbligati, abbiamo una storia lineare presunta, la prima entità mentale. Quasi da subito. Mm, mi viene 14.000 anni fa. Ok, chi l'ha inventata? Cioè, perché si è formata? Si è formata perché è come se gli umani di quel tempo lì fossero già stati in grado di gestire le altre interferenze, nel senso ci convivevano in maniera equilibrata e abitudinaria. Le eteriche. Sì, sì, Mhm. sì. E quindi ci voleva qualcosa per scuotere la situazione perché sennò non riuscivano più a ciucciare nulla. Ma chi è che l'ha inventata quindi? La prima entità? Chi è stato il Mi viene promulgatore? Odino. Chiamalo, Mhm. Ok. come sta? Insomma, è un po' incazzato, proprio incazzato. Sabrina vede sempre Odino insieme a lei dice un falconiforme, in realtà è il corvo, che è il Mm, suo braccio sì. destro, e a volte lo vede anche con le ali, visto che unisce il corvo e l'uomo insieme. Mhm. E dice che da quando le entità mentali siano state scoperte dal nostro lavoro, un'ala non c'è più, la destra mi sembra, è spezzata. Io vedo una riga, come se fosse un fulmine. Dove c'è l'attacco dell'ala? No, No, più o meno a metà, in orizzontale, un po' così. di cosa? Del busto, della schiena, della faccia? Sull'ala destra. Ah, le Sì, vedi le ali quindi? sì, sì, Vedi un fulmine sì, della sua destra, della ala sua destra. destra a destra. Ok. Chiedi a Odino che cos'è quel fulmine. Quello che siamo riusciti a trovare è come se gli avessimo fatto una ferita. Cioè, per lui risulta una ferita Mhm, che fa fatica a rimarginare. mhm. Per quello che è incazzato, proprio incazzato. Ok, interferisce con Uva, Odino? Sì,
Ok, allora deve rispondere per forza. Mhm. Cosa non abbiamo ancora scoperto? Vabbè, ve lo dico, dice, sì, vi dico una parte. Ci dice che comunque tutti i livelli, è vero che ogni livello lavora da sé e ok, collaborano con gli EDL, ma tutti i livelli è come se si muovessero all'unisono. Vedo come se ci fosse una ciambella energetica tra tutti i livelli a livello di mm, Coordinamento. sì, collettivo. Ok? Mhm. È come se dovesse essere un equilibrio sempre, quindi da questi livelli loro ciucciano. Allora, cerco di spiegarti cosa vedo. Allora, danno gli impulsi a livello di interferenze mentali alle persone, ciucciano l'energia, poi passa al secondo livello che alimenta gli interferiti del secondo livello e così via, Ok, fino ad arrivare questa al decimo ciambella. e Ok. poi è come se tornasse tutto, non so. Ah, un toroide, quindi. Sì, esatto, però in mezzo c'è ecco, Vuoto. c'è un toroide ma è vuoto in mezzo, sì. Sì, sì, il toroide è la ciambella proprio, che è poi una forma energetica classica. Mm. Diciamo che il toroide è anche come viene descritta Campo della il Terra. campo della Ah, Terra, sì, dell'uomo, sì. il campo energetico elettromagnetico dell'uomo e così via. Mhm. Ok, ma la ciambella chi la gestisce? Odino, Perché ha avuto bisogno di creare un toroide? Per un equilibrio, perché tutto non. perché ci deve essere sempre movimento. Cosa succede se questo movimento viene interrotto? Come ho visto prima, praticamente è come se noi ci abituassimo alle interferenze e quindi va tutto in stallo. Ok, la ciambella può essere orizzontale appoggiata su un piano o Mhm, verticale appoggiata che non starebbe in piedi. mhm. Consideriamo il toroide orizzontale, va bene? Sì, sì. Ok. Chiamiamo tutte le PS e le PE e Mhm, facciamo creare a queste PS e PE che stanno vedendo la magagna, il problema che c'è dietro ok. il corpo mentale e la mente collettiva, chiediamo a Mhm, tutte queste PS e queste PE di creare un piano, una lastra mhm, orizzontale da inserire a metà del toroide, in modo da interrompere su tutti i livelli il mhm. flusso di collegamento dei 10 livelli che abbiamo assunto come ipotetici. Sì. Vediamo chi lo fa e cosa succede. Ce ne sono tante, tantissime, si sono messe proprio, cioè, vedo questa enorme lastra con tutte le PS intorno, tutte, 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 tutte intorno, che la spingono proprio in mezzo a metà. E questa è una lastra, sembra di metallo viola, Mhm, che viene inserita proprio a metà del toroide. E là in fondo vedo Odino che è arrabbiato nero, che picchia i pugni. mhm. E la fissiamo questa lastra, non Mhm. si può più muovere, non costa Ok. neanche un grande sforzo per le PS, le PE che No, no, sono no, a sono energia riuscite. infinita, quindi l'importante è saperle le cose. Cosa fa Mhm. il toroide? Scompare? Scompaiono tutte le malattie mentali? No, si ribalta. Ah, Eh, la ciambella al invece che contrario, essere così, esatto, fa così. convessa. E che vuol Sì, dire? Ha trovato un modo per scappare? esatto, sì. È presente come una tartaruga che si ribalta? Mhm. Vabbè, mettiamogliene un Quindi altro di pannello, in modo da sotto e ostacolarla anche sopra, nel. ne ho messo uno sotto e uno sopra e l'ho Mhm. schiacciata. Oggi l'ho fatta schiacciare dalle pièce, E che succede? che svanisce l'energia in mezzo. Ok. Tutti i matti si rinsabiscono? No, ancora no. Riesce ancora a sfuggire. Cioè, si è dissolta di lì, è andata nel Si è vuoto, dispersa. si è Mm. dispersa. Va bene, noi lasciamole Mm, lì le lastre, sì. vediamo che cosa succede. Mhm. Dimmi. No, no, va bene.
Ok, Va bene, va bene. come vedi Uva, di fronte a questa lettura della sua connessione a Mister Mhm. Inadeguatezza? Non se l'aspettava, è stupita ma in maniera positiva, perché finalmente ha trovato la risposta. Ok, vediamo gli impianti che le hanno messo, che il falconiforme le ha messo. Sì, allora, 3 nella gamba destra, tra il ginocchio e il piede ne ha 3. Poi ne ha 2 sul bacino, una a sinistra e una a destra, poi ne ha 2 nell'addome, poi le ha su tutti e 2 i polmoni, poi ne ha uno in gola, ne ha uno sull'occipite, sull'occhio e in cima qua. Tutto pranoterapeuta. Sì, viene sotto Qual il è, falconiforme. qual è il nome del progetto che la riguarda in questo caso? Time out mi viene. Cioè, eh, l'esperimento è proprio vedere fino a che punto loro sono in grado di mettere impianti nella persona, fino a che Mhm. livello. Il time out è proprio il livello Quindi massimo. questa forma di allergia che in effetti l'ha costretta al cortisone, agli Mhm. antibiotici, al cortisone, agli antibiotici, lei che è votata all'omeopatia, quindi è stata proprio una forma Estrema. estrema di Mhm. tentativo di risolvere appunto il problema, è il centro del progetto stesso. Sì, Vediamo esatto. fino a quando resiste. Sì. Ho capito, ma se Uva ci rimettesse definitivamente la salute? Allora, c'è proprio un punto oltre il quale il corpo cederebbe, ma non muore subito, quindi loro in quella fase lì sono in grado di ciucciare l'energia. E non Completamente. mettere più impianti Sì, esatto, non serve più, riescono. per non perdere il soggetto. Sì, esatto. Ci sono abduction? No, no, dall'ultima sessione no. Ma perché questi impianti sono sufficienti Sì, per sì, sì, raccogliere informazioni e energia? sì, sì, l'esperimento è proprio solo questo. E c'è un emozionale da analizzare per Uva? C'è questa emozione che si genera, probabilmente si è generata in seguito a questo progetto degli impianti, che è proprio l'ansia e il panico, di avere sempre, come se si sentisse sempre controllata e guardata. Quella cosa che vedevo prima all'inizio, che doveva controllare tutto intorno. E Ansia, ansia, panico, sì. paura, timore, Sì, guardarsi alle spalle, esatto, sì. solitudine? Ogni tanto però è più legata al fatto che non viene seguita dal marito e si sente attaccata dalla sorella. Ok, torniamo a una cosa che non ti ho chiesto al lavoro. Perché lavorare con i bambini la esaurisce? O esaurisce in generale? Beh, i bambini sono in grado di fare dei campi energetici molto potenti e quindi sono in grado di interferire in quel momento col campo energetico dell'educatore. Mhm. E quindi l'educatore deve cercare di rimanere nel suo campo energetico tutto il tempo e questo affatica. Quindi per lo stesso motivo lei è stata contenta di essere stata affiancata da una collega nuova. Sì, sì. Ha ridotto della metà il problema. Sì, Ma è come imparare a gestirla questa cosa? Che poi è un po' tutto. sì, mm, esatto. Il punto unico è questo, Mm. come imparare a parlare con la PS e la PE, come imparare a gestire, in questo caso il lavoro da un punto di vista energetico,
come comunicare, come avere le risposte, come fare le Bis- domande. Bisognerebbe trovare il modo di essere sempre neutri rispetto alla reazione esterna. Mhm. Boh, io dico, a me viene da dire, cercando di essere più centrati possibili, cioè sempre, allora diciamo in teoria l'ideale sarebbe di essere sempre in comunicazione con la PS, perché quella è la via giusta. Mm. E in quel caso lì si rimane neutri alle reazioni esterne, perché l'esterno alla fine non ci riguarda, siamo noi che creiamo la nostra realtà e quindi possiamo crearla potenzialmente come meglio crediamo. Sì, però sono tante belle parole, però è Mm, molto difficile, eh in sì. quanto si può finire nella paranoia, si Mhm, può esatto. finire nel continuo chiedersi è questa la PS o un EDL, io mi devo fare la Mhm. bolla, devo proteggermi, mi devo difendere. Adesso Uva mi ha scritto come difendersi. Un'altra ex collega mi chiedeva ma io come faccio? Io ho paura che quella sia l'entità, mi viene da fumare, io non ho mai più fumato dopo 3 anni e mi viene di nuovo voglia di fumare. Io non la vedo poi così dipendente da questa cavolo di parte subliminale, nel senso che questa parte subliminale sembra sempre distaccata da noi, ma siamo noi, di fatto. Io so quello che voglio, Distaccati, esatto, sì, sì. io so quello Siamo che noi voglio. che crediamo di essere distaccati, quello che volevo dire prima. Cioè, siamo una cosa unica, quindi se io sono conscia di quello che voglio, rimango centrata e sono anche forte e quindi neutra e le interferenze fanno fatica a entrare in me perché non lascio spazio. E se entrano, che si fa? Allora, se entrano, potenzialmente si può imparare a sentire quando entrano e Mhm. potenzialmente si può imparare a eliminarle con un portale definitivo. Alzando le frequenze. Sì, alzando le frequenze, assolutamente. Facendosi una grande risata, per Ah, esempio. anche Ah, esatto, sono sì, stato sì, 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 interferito. Mi sì, sono sì, fatto fare questo massaggio perché avevo mal di schiena, il massaggiatore mi ha interferito, che è un classico, no? mhm, Bene, tu alzi le tue frequenze e lo butti fuori come esatto, un sì, 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 brufolo, anche, il sì, esatto, soggetto. Forse è per assolutamente. questo motivo che i vari Netflix, Amazon Prime, tutti i fornitori di Mhm, contenuti digitali, di intrattenimento, ormai basano la propria offerta solo ed esclusivamente su tematiche di bassa frequenza, vendetta, paura, infatti, morte, assolutamente, ma armi, anche i telegiornali, eh. uccisioni. Beh, io quelli non li guardo più, ma No, è neanch'io, ma lo veramente so. incredibile guardare su Netflix l'offerta, Sì, sì. vendetta, persone in carcere che si picchiano, che si Mhm. tagliano, che si uccidono, quelle altre che la bambina è stata rapita e bisogna ritrovarla, quindi cioè, Madonna. non esiste più la comicità, anche la No. comicità è un po' tagliente, un po' pesante, quelle rare volte che si trova. I film per far ridere non si fanno più. Mm. I film comici, a meno che siano totalmente demenziali e inguardabili, Sì, tipo certo. il super osannato che è Cozzalone che io non riesco a vedere, Madonna. Neanch'io. tutti Sono vanno a d'accordo vedere, con tutti te. ridono, dico, "Ah, ok, va Non sono bene." d'accordo. Anche a me non fa ridere per niente. E nessuno se ne accorge, tra l'altro tutti continuano a vedersele queste serie pesanti. Sì, cioè il messaggio subliminale che c'è all'interno di queste serie è proprio anche fatto in maniera tale che crea quasi dipendenza, cioè, no? Se guardi una puntata devi guardare per forza tutte le Ah no, puntate. il prodotto è fatto benissimo, il Certo. prodotto è creato in modo tale da Mm, generare, un po' come il feuilleton francese, mhm, una sequenza cioè un meccanismo di creazione della tensione tra una puntata e l'altra, per cui non ci si può staccare, è la soap mhm, opera. Alla esatto. fine di una puntata si formano dei presupposti che è impossibile non staccarsi, diciamo, dalla serie perché bisogna capire come va a finire e Esatto. verrà svelato nella puntata successiva. Mm, Va bene, mhm. quindi Mm. abduction no, No, non è più. cloni, No, essere di luce 3, sì, entità
abbiamo detto, falconiformi e... Sì. Vabbè, c'è Odino che comanda l'entità mentale, Choose con gli EDL. Mhm. Basta. Rettili, felini. No, 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 no. Perché sono così poche le entità? Perché non hanno, da un anno a questa parte non ne sono entrate altre. Come dico, sono entrate queste poco dopo che lei ha fatto questa sessione qua e poi invece tutti gli altri trattamenti che fa vengono e ciucciano, però non rimangono. Ok. Andiamo nel cluster, andiamo a vedere se Mhm. questo ritorno del problema era scritto da qualche parte. Evidentemente è stato tolto ogni contratto all'epoca. È così? Sì, sì, infatti vedo, Ok. Perché si riformano. sì, si riformano, si è riformato un piccolo plico. Ok. Il Mm, tempo non esiste, mhm. quindi l'idea che ci sarebbe stata per uva una pulizia totale e poi si sarebbe riformato un piccolo plico Sì, era già stata stabilita. Da chi? certo. Perché? Da lei? Da lei che ha accettato computer ok che decide questa cosa qua. Cioè lei è sottostà al computer ok non è altro che Lucas, se Sì. vogliamo, cioè Mhm. il grande computer dentro il quale siamo, cioè sotto i comandi del quale siamo tutti sottoposti, no? Mhm, Nella Matrix, esatto. perché la Matrix è un videogiocone e quello Mhm. lo gestisce in sostanza. Sì. Però non ho capito. Computer ok che ha fatto? L'ha tirato fuori questo nuovo contratto Sì. e l'ha nascosto dal cluster? Sì, ha schiacciato un bottone come se fosse un'opzione alternativa. Cioè, Il cluster 2? esatto. C'è un cluster 2? Cioè tu fai pulizia, ma se sei completamente pulito, ma con in determinate situazioni, poi dopo si possono rigenerare altre cose. Sì, ma questa è una possibilità e quindi c'è un cluster 2 che ha questo ricaduta, no? Sì, Diciamo la ricaduta. mhm, Questo vale un po' per tutti quelli sì, che vanno nel cluster e puliscono. C'è mhm, sempre una ricaduta. eh, Cosa eh, determina nel caso di uva la ricaduta? Quindi vado a prendere nel cassettino magico il mhm. plico e cosa per altri determina il non andare a prendere quel plico e rimanere quindi puliti e non richiedere una seconda sessione. È un po' sempre, cioè devi cercare, è come se l'ideale della consapevolezza fosse rimanere sempre puliti e quindi non andare più nel cluster 2, che poi può essere, magari ti ripulisci, può esserci il cluster 3. Ok, in caso di uva, se lei non avesse fatto questa sessione nel cluster 2, se io vado avanti nel tempo senza sessione, ci sarebbero stati altri contratti. Ok, invece Mm. adesso noi chiudiamo il cluster 2, lei può imparare a rimanere pulita, se no ci sono altri cluster. Possono capitare altri cluster. Quindi non è scritto, come dire, non è deciso. No, ci sono delle opzioni. Va bene, chiamiamo le due nonne. Mhm. Chi si presenta? Si presentano due bambine però con la faccia da anziane per mano, è come se fossero due gemelle con le treccine. Sono collegate? Sì, si tengono per mano proprio. In quanto nonne si sono ritrovate di là? Si sono ritrovate di là e avevano già vissuto altre vite assieme quando è venuta questa cosa. Dove? Mm. Nei primi anni, intorno agli anni 1800-1820 più o meno, ed erano due gemelle, però sono morte giovani, piccole, tutte e due, è crollata la casa. Ok, quella
paterna vuole lasciare un messaggio a Uva. Mi dice non ti preoccupare, lasciaci andare, mi prendo cura io dell'altra nonna. E la materna che dice? Conferma quello che ha detto la paterna, mi sento al sicuro. Le due sono collegate alla Terra? Sì, A dove? A chi ha però in un cosa? altro posto, non sono dove sono morte, le vedo lontane. Dove? Viene tipo Sud Italia, ha un terreno, Tutte e che, due. che è quello della nonna paterna, che però si prende cura di quella materna e quindi se l'è portata là. Ma di questa vita o di una vita precedente? Allora, il terreno è di questa vita, Mm. mm, della nonna paterna, e si è portata la nonna materna lì. Vabbè, questo può anche essere Cioè, relativo a vite precedenti, eh. sì, sì, certo, no, ok. Va bene, sono interferite, No, quindi sono qui solo attaccate a quel terreno di una vita precedente. sì, però vengono ogni tanto. Allora, loro stanno là e ogni tanto vengono da Uva, quando lei chiama. E che succede? Quando lei le Niente, pensa sì, esatto, la abbracciano a livello eterico, la abbracciano in silenzio. e generano qualche problema in uva, in questo modo. Io vedo che lei si tranquillizza un po'. Vabbè, dove dovrebbero andare le due nonne? Partiamo dalla paterna. Apriamole un portale e lì c'è il Mhm, posto in cui dovrebbe andare. ok, Lei l'ha mai fatto di aprirsi questo portale? no. Ok, contemporaneamente anche la materna si apre il Mhm, suo. mhm. Vediamo cosa c'è dentro in due portali. Allora, in quello di quella paterna c'è un'enorme prateria infinita con tanti fiori. E invece in quello di quella materna c'è una spiaggia molto lunga, desertica, però in fondo c'è il mare. Ok, vogliono andare attraverso il Mhm. loro rispettivo portale staccandosi Sì, sì, non hanno l'unica fatto. condizione. Ok, Mm. quando vogliono andare vadano, se vogliono aggiungere un messaggio in aggiunta a quello un po' scarno di prima. Allora, quella paterna è andata, quella materna dice adesso sono libera. Da chi? Dall'altra nonna. Sì, esatto. Dall'altra nonna è da rimanere qua. Finalmente posso andare dove voglio andare. Qual è la consapevolezza maggiore tra le due? Chi ce l'ha? Quella materna. Sì? Sì, era come se non avesse mai protestato perché sapeva che l'altra aveva bisogno di proteggerla, di avere qualcuno da proteggere. Mm. Va bene, salutiamole, Mhm, chiudiamo il portale ok, ed avviamoci nuovamente al cluster o al cluster 2 con uva. cluster 2. Mhm. Cosa fa? Ha un plico. C'è un plico. Mm, è pronta a buttarlo via. Ci sono poche informazioni, ci sono solo quelle che abbiamo visto, non c'è nient'altro. Cosa aspetta? Aspetta che glielo diciamo. Ma non dobbiamo dire niente, deve farlo lei. Lo sta facendo, adesso l'ha fatto. L'ha fatto. Ok, c'è qualche resto energetico, residuo energetico di Mm. vecchi contratti? No, no, no. Gli altri contratti no. Ok, andiamo all'avatar. Mhm.
Cosa vedi? Vedo il nostro solito fantoccio con una gamba accavallata, rassegnato. Oggi è rassegnato proprio, dice, vabbè, tanto Seduto, già. Sì, con una gamba, un ginocchio sopra l'altro. sì, col Ok. piede appoggiato su un ginocchio. Ah, ok. Eh, Ma il destro o il sinistro? Sinistro sul ginocchio destro. Ha un significato questa posizione? È un po', allora, è un po' di rassegnazione, ma è come se così pensa di potersi proteggere. È come se fosse pronto a dare un calcio. Ma ha un viso? Ha degli occhi? Vedo solo la rientranza degli occhi, e un po' la forma sporgente del naso e la forma della bocca un po' abbozzata, basta. Ma ha un materiale di cui è costituito? Io lo vedo in legno, come se fosse, sai, i manichini della Sarte, che Mhm. però non è legno, però fuori sembra legno. Va bene, cosa fa Uva? Ha preso tutto e l'ha buttato in un buco nero, un portale definitivo. Tutto. Ok. Perché si è riformato l'avatar? Si riforma con nuovi contratti? Eh sì, 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 li riforma. Ma Luca si li riforma. riforma, è uno nuovo, È uno è quello che... nuovo, cioè è uno nuovo, Luca se ne mette uno nuovo per ogni cluster di quell'anima. Cioè ogni volta che che quella PS è in un nuovo cluster c'è un avatar nuovo. Vabbè. Ci sono ancora gli EDL, No, no, i pianti, non c'è più niente. entità, Mm? chooser. No, Ok. C'è ancora il toroide per Uva. no, per uva no. C'è ancora, vedo però in generale a livello collettivo ci sono ancora le lastre che noi abbiamo messo Mhm. e il toroide sperso, ancora disseminato in giro. Aperto, Sì. ok. Va bene. Uva vuole sapere come difendersi dagli altri, come parlare con la PS e con la PE. Tutte queste domande le rivolgiamo alla PS e alla PE, che hanno ovviamente e nuovamente l'opportunità, la possibilità di parlarle. Mhm. Cosa dicono? Dicono che può imparare a appunto girare gli occhi all'interno, come diceva prima la PS, magari utilizzando qualcosa di esterno che lei può immaginare che sia la sua parte subliminale, la sua parte eterica per un po', Mm? allenandosi e poi man mano cioè facendolo senza quelle, proprio come se lei girasse gli occhi, continuano a dirmi. Altro? No, Va bene, tutti i vari problemi fisici scompariranno con queste nuove condizioni? sì, dovrebbero scomparire perché abbiamo tolto tutto quello che era. Erano gli impianti e quindi dovrebbero scomparire. L'importante è che lei, quello che vedo, l'importante è che non faccia più trattamenti. Per il momento di nessun tipo, proprio che non si faccia toccare proprio. E il futuro? Quando imparerà a sentirsi meglio, energetici, meglio di no. Mm. A se stessa? Visto che ha le mani calde, Mhm. quindi emette prana dalle proprie palme, Sì, quello non è un grosso problema. Se lei è centrata, è assolutamente tutto un circolo su, quindi non è un problema. ma l'energia che emette dalle mani di chi è? È sua? Sì, sì, è suo.
quando lei tratta una parte del suo corpo, fa bene? Fa male? No, fa bene, la vedo una cosa positiva. A maggior ragione adesso che è pulita. Sì, 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 infatti, sì, sì, assolutamente. E se tratta il figlio? No, figlio meglio di no. Perché? Come se ci fosse un ritorno. Perché apre un canale. Sì, Perché il muove le energie, figlio, quindi può tornare. diciamo, Cioè, il può figlio a scuola trasferire. litiga con il suo compagno di Esatto. campo. Non è che torna a casa e lo va a dire alla madre, no? Ah, Ma c'ha ah, le ah, palle ah. girate perché si sono tirati i pugni sulla faccia e si sono tirati i capelli. Mhm. Di fatto è un miscuglio. Poi Sì. questo non vuol dire che, non so, banalizzo, che l'entità del compagno di classe è entrata attraverso il pugno nel figlio, no? Non vuol dire che il Mhm. figlio se la porta quell'entità tutta la vita e lo farà diventare un malfattore. Il figlio avrà il suo percorso, boh, butterà fuori prima o poi, però quel giorno Sì, ce l'ha sì, l'entità. La madre esatto. vede il figlio stralunato, gli fa un trattamento e si riprende, e si piglia Sì. praticamente. Praticamente siamo alle malattie trasmissioni sessuali, più o meno. Lascia perdere il figlio, ma cioè, Sì, sì. praticamente sono, Sì, con bassa sono consapevolezza. le piattole. Ormai Sì, 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 se non manteniamo una certa vibrazione alta siamo sempre abbastanza Però vulnerabili. Uva può insegnare al figlio a Sì, pulirsi da solo. assolutamente sì. Come? Sfregandosi le mani? Per gli occhi? Può insegnargli a sentire l'energia, sì, anche su di sé. Mostrandogli come fare? Fai così, Sì, metti le mani qui, di mhm, prova a qualcosa no. farlo. Mm. Basta, lo vediamo Esatto, sì, sì, domani. sì. Sì, sì. Domani, ma qualcosa, ma Mhm. sì, un pochino sì, così, come se Sì, fosse io un lo gioco. faccio con i miei figli e pian piano E qualcosina in più. un po' funziona. Sì. Ma la metti giù come gioco o come Sì, 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 perché magari lezione? vedono me che sento, no? Sento l'energia così. Cos'è? E allora gli dico, provate anche voi, e provano. Quindi ogni Ok. tanto. Ma Harry Potter dici? Tiri fuori Harry Potter? No, 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 ho detto ogni tanto provano. Forse Sì, sì. no, ma utilizzi, non so, dei personaggi di oggi, quindi Harry Potter, così. Io non lo sopporto Harry Potter, te lo Ah, no, no, dico. io non uso nessun personaggio, no, no. Mm. Vedono Però me. sono attratti dalla magia, dai trattamenti. La vedono come una cosa un po' strana. Mm. Ma che funziona. Sì che funziona, la mamma fa una cosa strana che funziona, però è strana. E loro lo fanno su di loro stessi. Ancora no. Io gli dico ogni tanto di provare. Ancora no. Ok, questa potrebbe essere una strada Sì, per Uva. Con mhm, queste sì. condizioni, come vedi il futuro in tal senso? Con queste condizioni non c'è nessun problema, né per lei né per il figlio. Ed il figlio potrebbe iniziare a fare dei Mm, lavori di questo tipo? sì, 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 sì. Con queste, Potenzialmente ogni bimbo. con queste condizioni, anzi meglio il bimbo, Eh meglio sì, quando si è bambini. esatto, si impara prima. Sorella e marito con queste condizioni, rapporto come cambia, se cambia. Allora, se lei impara appunto, come l'ha detto la PS e la PE, di essere sempre centrata con la sua volontà, vedrà proprio che sarà neutra ai loro comportamenti. Non gli daranno quasi più fastidio, si accorgerà un giorno che non gli danno più fastidio, se continua su questa strada. Ora è centrata Ua? Insomma, non era tanto centrato. Adesso in questo momento sì, ma all'inizio della sessione con tutti gli impianti che aveva era praticamente, per lei era praticamente impossibile perché cercava ogni istante di contrastare queste basse vibrazioni. Vabbè, Chooser è staccato, Sì, no? sì, Ma assolutamente. se tu lo guardi, perché esiste ancora, Sì. si chiama sempre Chooser per No, no, altri, no, no, con lo no, stesso cambia sempre aspetto, nome. e ha lo stesso aspetto di contour, di outline, non so Sì, come. sì, io li vedo sullo stesso livello, li vedo Tutti tutti simili. uguali, sì, tutti simili, che Ma cambiano.
il contorno è quello di uomo o uno ha il cappello, No, uno ha i no, capelli? no, no, è sempre solo la sagoma da uomo, cioè non si sa neanche se è femmina o maschio, proprio solo la sagoma. Esiste un maschio o femmina? Questo genere di identità. No, 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 non c'è femminile o maschile. Informazione elettrica, non so come dire. Ok. Vibrazione di uva adesso e all'inizio, rispetto all'inizio. Allora, all'inizio era abbastanza bassa, 150.000, Mhm. Adesso? adesso 2 milioni e mezzo. Bene. Rapporto tra PS e PE adesso. 49 PS, 51 PE, Bene. Consapevolezza della parte subliminale. 95. E prima? No, prima era anche 85. Va bene. Le eliche del DNA non servono a niente. Che altro? Come vedi il corpo mentale? Adesso lo vedo bello libero, sta bene. Tolte quelle interferenze, lo vedo bello libero, molto, con un alto potenziale di vibrare alto, ancora più alto. Il lavoro? Il lavoro, se rimane così, se rimane centrata, sarà molto soddisfacente. Riuscirà anche a sentirsi meno stanca rispetto ai bambini, Perché? perché appunto riuscirà a rimanere nel suo campo a non farsi interferire dal campo dei bimbi. Va bene. Ritieni, Elena, che abbiamo finito? Sì, io penso di sì. Ok. Allora disconnettiti da tutto e tutti e dimmi quando sei Mhm. pronta.